Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire e misurare i diffusori FiiO SP3. Prima di iniziare con il video, se sei nuovo del canale e ti interessano recensioni di prodotti audio e di prodotti Fi come cuffie, amplificatori e diffusori, ti consiglio di iscriverti al canale così da non perderti le prossime video recensioni. Ci tengo a precisare che questi diffusori non li ho acquistati personalmente, ma mi sono stati inviati dall'azienda produttrice la FiiO per testarli e farne una recensione. Nonostante questo, però, come al solito, la mia opinione e il mio giudizio rimangono assolutamente obiettivi e imparziali. Partiamo subito con l'unboxing. I diffusori mi sono arrivati in questa scatola di cartone generica, che è in realtà un doppio imballo che protegge la scatola vera e propria che è all'interno. Andando infatti a ribaltare la scatola di cartone e a sfilarla dall'alto, liberiamo la vera e propria scatola dei diffusori. L'imballo è personalizzato con delle bellissime grafiche ed ha anche una comoda maniglia per spostarlo. Andiamo ora ad aprire anche questa scatola che presenta un sigillo di garanzia. Una volta aperta al suo interno troviamo altre 3 scatole che contengono, presumo, degli accessori, andremo poi a vederle dopo. Poi un bellissimo manuale di istruzioni scritto in cinese, inglese, tedesco e russo. Poi troviamo i 2 diffusori protetti da delle buste in plastica e anche un'altra scatola con degli accessori. Prima di andare a vedere i diffusori andiamo a vedere cosa contengono le scatole degli accessori. Andiamo a aprire la prima scatola e dentro troviamo dei supporti da mettere sotto i diffusori, in particolare questi presentano una specie di inclinazione, sono inclinati quindi permettono di posizionare i diffusori in modo inclinato rispetto al piano d'appoggio. Questi sono l'ideale se i diffusori sono posti in una posizione più bassa rispetto alle nostre orecchie. Nella seconda scatola invece troviamo l'alimentatore che è da 24 volt 4.16 A per una potenza totale di circa 100 watt. Nella terza scatola invece troviamo dei cavi che in particolare sono un cavo da mini jack a doppio RCA stereo e un altro invece che è il cavo per collegare i 2 diffusori. Entrambi i cavi sono veramente di ottima qualità, i connettori sono molto belli e anche il cavo è di un generoso spessore ed è anche rivestito con una guaina tessile. Nell'ultima scatola troviamo invece un classico cavo di alimentazione Schuko e l'unica nota è che è veramente molto corto. Ora possiamo andare a scartare i 2 diffusori che sono protetti da queste buste in plastica sigillate. Ecco qui vediamo il primo diffusore. Tenendolo in mano, per le dimensioni che hanno, i diffusori sono abbastanza pesanti e sono realizzati in materiale metallico, presumo che sia alluminio. Ed ecco qua anche il secondo diffusore. Vediamo ora nello specifico la parte frontale dei diffusori. Le pareti del box, come detto prima, sono in metallo e hanno questa texture a linee, diciamo, e la costruzione è veramente buona e interessante. Sono dei diffusori scavati completamente dal pieno dall'alluminio, non ci sono segni di giunture o di pannelli che sono attaccati a parte il pannello posteriore, quindi questi box sono realizzati scavando l'alluminio dal pieno. Abbiamo poi 2 woofer da 3 pollici e mezzo in fibra di carbonio e 2 tweeter da 1 pollice con cupola in seta. Questi ultimi sono protetti da 2 griglie. Mentre per i woofer non è prevista nessuna protezione, non sono previste neanche delle tele da mettere davanti alla parte frontale del diffusore. Analizziamo ora la parte posteriore dei 2 diffusori e vediamo che i 2 diffusori sono diversi, infatti abbiamo un diffusore marchiato R, quindi right, e un diffusore marchiato L, left. Questo perché nel diffusore right abbiamo la parte di amplificazione e tutta la parte di gestione degli ingressi, volume e tutto il resto, mentre il diffusore left è semplicemente un diffusore passivo a cui viene inviato il segnale dal diffusore di destra. Sul diffusore di destra troviamo un potenziometro per la regolazione del volume, un potenziometro per la regolazione delle basse frequenze, poi degli ingressi stereo RCA e un ingresso di linea con connettore mini jack. Troviamo poi un tasto input che ci permette di selezionare uno dei 2 ingressi e il tasto RGB che ci permette di cambiare il colore della striscia LED posta al di sotto del diffusore. Come possiamo vedere infatti quando i diffusori vengono accesi si accende anche una barra LED sotto i diffusori stessi e con il tasto RGB possiamo quindi andare a cambiare il colore di questi LED. Una cosa che secondo me non è stata molto studiata bene è il fatto che ogni volta che accendiamo i diffusori loro si accendono sempre con il colore bianco, non tengono in memoria l'ultimo colore impostato. Tornando al pannello posteriore, al di sotto del tasto input troviamo una levetta che ci permette di selezionare L o R. Questa serve a invertire i 2 diffusori.
Questa è una funzione molto utile, infatti nel caso in cui abbiamo per esempio una presa di corrente solo sul lato sinistro, noi possiamo posizionare la cassa a destra, a sinistra e con questa levetta invertire i due canali in modo che poi corrispondano effettivamente ai giusti canali stereofonici. Poi troviamo il connettore che è presente anche sull'alto diffusore che ci permette di collegare i due diffusori per permettere il funzionamento anche del diffusore di sinistra. Poi troviamo l'ingresso per l'alimentatore e anche il tasto di accensione e spegnimento dei diffusori. La costruzione di questi diffusori è veramente molto particolare perché oltre all'utilizzo dell'alluminio non abbiamo neanche nessuna vite a vista, sono presenti solo 4 viti nella parte inferiore del diffusore che tengono attaccate praticamente una specie di piccola parte in plastica trasparente che è quella che permette la fuoriuscita della luce dei LED. Ho provato a smontare queste 4 viti, convinto di riuscire ad accedere alla parte interna dei diffusori, invece in realtà è solo presente un piccolo buco da cui esce il cavo che va a alimentare i LED, quindi non si riesce ad accedere in nessun modo all'interno del diffusore. Quindi per andare a capire un po' la costruzione interna di questi diffusori sono andato sul sito della FIO dove c'è qualche rendering che fa vedere praticamente la parte interna del diffusore. Come possiamo vedere in questa foto, infatti abbiamo un lungo condotto reflex ripiegato dalla forma molto particolare e vediamo anche la parte elettronica che comprende l'amplificatore, la parte di gestione del segnale della cassa Right. In particolare il chip di amplificazione che viene utilizzato in questi diffusori è il TPA3116D2, che è un chip di amplificazione in classe D con un ottimo rapporto qualità-prezzo. In parte questa immagine ci viene detto sostanzialmente che il woofer è in fibra di carbonio, quindi è molto leggero e permette un'ottima definizione, ma è anche molto resistente, quindi permette di avere una bassissima distorsione. Vediamo anche brevemente le specifiche tecniche che dichiara il costruttore. Abbiamo un tipo di prodotto che è Hi-Fi Active Dextro Speaker, quindi diffusori attivi Hi-Fi. Poi abbiamo le dimensioni che sono circa 17 cm di altezza per 12 cm di larghezza e 13 cm di profondità. Peso, qui c'è un errore di scrittura che è di circa 2 kg, che per le dimensioni dei diffusori è veramente tanto. Poi la risposta in frequenza che va da 65 Hz a 20 kHz più o meno 2 dB, poi nella parte di misurazioni andremo a vedere se effettivamente è vero. L'impedenza che è di 8 ohm, che non vedo cosa possa interessarci, visto che alla fine è un diffusore attivo, quindi dell'impedenza interna in realtà a noi non interessa nulla. La sensibilità anche qui non ci interessa perché il diffusore attivo non possiamo utilizzarlo come un diffusore passivo, quindi secondo me questi sono dei dati completamente inutili. La potenza di uscita è indicato 30 watt per 2 per i bassi e 10 watt per 2 per gli alti, che potrebbe essere una potenza plausibile visto che l'alimentatore è da 100 watt totali. Se facciamo la somma di questi wattaggi otteniamo circa 80 watt, quindi direi che sono stati anche abbastanza conservativi sulla dichiarazione della potenza. E poi i connettori audio d'ingresso che sono gli RCA e l'aux input che è fatto con un mini jack. Vediamo ora le misurazioni che ho fatto su questi diffusori. Sono andato a misurare la risposta in frequenza del diffusore in campo completamente aperto, quindi non c'è presente nessuna influenza della stanza, visto che sono state misurate in campo aperto, e il microfono è stato messo a una distanza di 1 metro dal diffusore, che in questo caso è anche la distanza a cui viene consigliato l'ascolto di questi diffusori, visto che sono dei diffusori near field, cioè l'ascolto va fatto da vicino. Possiamo vedere che la risposta è abbastanza regolare e anche molto estesa sull'estremo alto. La mia misurazione si ferma a 20 kHz perché il mio microfono riesce ad arrivare fino a 20 kHz, ma la curva continua ancora. E anche sulla parte delle basse frequenze arriviamo tranquillamente in piena banda fino a 60 Hz, che considerando la dimensione dei diffusori e la dimensione dei woofer è veramente molto buono per il mio. Come è giusto aspettarsi, però dopo i 60 Hz la risposta alle basse frequenze crolla. La cosa che possiamo notare vedendo il grafico nella sua interezza è che in questo caso è stata data una caratteristica molto particolare a questi diffusori, una caratteristica di suono. Possiamo vedere che le frequenze alte, in particolare a partire dai 1000 kHz in poi, sono enfatizzate rispetto alle medie e basse frequenze. Infatti se andiamo a vedere la pressione sonora attorno ai 5 kHz, ma anche dai 3 kHz fino ai 15 kHz, è di circa 5 decibel superiore alla pressione sonora che abbiamo tra i 200 e i 700-800 Hz.
quindi nonostante la risposta in frequenza sia abbastanza regolare, non abbiamo eccessive oscillazioni, tuttavia però la pressione sonora tende a salire con l'aumentare della frequenza. Questa risposta è stata ottenuta con il potenziometro di regolazione delle basse frequenze posto a metà corsa e in questo grafico vediamo in verde la risposta quando il potenziometro è posto al massimo e in blu la risposta quando il potenziometro delle basse frequenze è posto al minimo. Vediamo che la variazione inizia più o meno dai 150 Hz in giù e abbiamo un range massimo di regolazione di circa 8 decibel. Andiamo invece ora a confrontare la risposta in frequenza della cassa di destra con la cassa di sinistra. Vediamo che sono praticamente identiche ma scalate di circa 2 decibel e in particolare la curva verde, che è quella della cassa sinistra, è quella più bassa. Questo problema è da attribuire al cavo di collegamento fra i due diffusori che nonostante sia di generose dimensioni evidentemente i conduttori all'interno sono molto fini, infatti introducono una resistenza tra la cassa destra che ha l'amplificatore e la cassa sinistra che invece non ha l'amplificatore, quindi il segnale una volta uscito dall'amplificatore deve percorrere questo cavo per arrivare alla cassa sinistra e qui ci perdiamo questi 2 decibel. Questo farà sì che la scena stereofonica non sarà perfettamente centrata, ma tenderà più verso il diffusore di destra. Veniamo ora alle note d'uso e di ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso, sono dei semplici diffusori attivi, non hanno ingressi digitali né telecomando, quindi vanno per forza interfacciati a un preamplificatore o a un DAC che abbia magari il telecomando e il controllo di volume, come potrebbe essere per esempio la IMA-T10, per esempio. Quindi a differenza delle Vulcano che ho provato sul canale, che hanno il telecomando e gli ingressi digitali, quindi sono un impianto audio completo, qui abbiamo bisogno di un altro componente che ci permetta di convertire il segnale in digitale se ne abbiamo bisogno e anche di regolare il volume in modo più agevole rispetto al potenziometro posto sul retro dei diffusori, che risulta molto scomodo. Al di là di questo, i diffusori a parer mio sono molto belli esteticamente e hanno un ottimo design. Per quanto riguarda il suono, invece sono rimasto molto deluso, perché visto la realizzazione totalmente in alluminio, il woofer in fibra di carbonio, la soluzione del reflex ripiegato, anche il fatto di trovarmi dei cavi veramente fatti bene, mi aspettavo proprio un suono hi-fi o comunque un buon suono. Purtroppo però questi diffusori hanno due grossi problemi principali. Il primo è la caratterizzazione sonora che gli è stata data. Come abbiamo visto dalle misure, infatti, gli alti sono un po' troppo presenti. Finché li ascoltiamo a volumi moderati e bassi, risultano anche piacevoli perché appunto questa enfasi delle alte frequenze ci fa percepire il suono molto dettagliato e frizzante. Quando però andiamo ad alzare il volume e ascoltiamo i diffusori a un certo livello di pressione sonora, queste alte frequenze enfatizzate, nonostante non vadano mai in distorsione, iniziano però a dare fastidio perché sono troppo in evidenza. Ma il più grande problema che ho riscontrato in questi diffusori è una bruttissima risonanza che proviene, io presumo, proprio dal reflex stesso. Secondo me è proprio il reflex che vibra e risuona a una sua frequenza e crea una vera e propria vibrazione udibile, proprio una risonanza che inizia attorno ai 50 Hz e finisce attorno agli 80 Hz. Finché ascoltiamo brani che non hanno molte basse frequenze oppure hanno basse frequenze ma insieme alle basse frequenze sono presenti anche una buona quantità di medie e di alti, questa risonanza viene coperta appunto dal resto delle frequenze. Ma quando andiamo ad ascoltare dei brani che hanno delle parti in cui abbiamo una bassa frequenza e pochi altri suoni, sentiamo in modo ben distinto questo tipo di risonanza. Questo è davvero un peccato perché in realtà i diffusori per le dimensioni che hanno riescono a scendere molto in frequenza e anche le basse frequenze sono molto piacevoli, sempre tenendo in considerazione il cono da 3,5 pollici e le dimensioni veramente ridotte. Il problema è che questa risonanza vanifica praticamente tutta la bellezza di queste basse frequenze. È davvero un peccato perché le premesse erano veramente ottime, la qualità costruttiva è veramente ottima, ma questo problema vanifica il tutto. A mio avviso l'unico modo in cui possono essere utilizzati questi diffusori è con un subwoofer e un crossover attivo che vada a togliere tutte le basse frequenze sotto i 100 Hz. In questo modo si elimina il problema della risonanza, rimane un po' la caratterizzazione delle alte frequenze enfatizzate, che però a alcuni può piacere. Veniamo ora ai voti finali. Per la potenza ho dato un 9 perché si riescono a raggiungere delle ottime pressioni sonore. Per le misurazioni un 8.
per il suono un 4, dato il problema di risonanza alle basse frequenze, alla versatilità un 7, al design un 9,5 e al rapporto qualità-prezzo ho dato un 5, visto che ho tenuto conto anche dell'ottima finitura e dell'ottimo materiale con cui sono costruiti. Il prezzo ad oggi su Amazon è di 329 euro la coppia e questo prezzo a parer mio è giustificabile se si tiene conto del materiale con cui sono costruiti i diffusori e dell'ottima qualità degli accessori e delle finiture. Prezzo però totalmente ingiustificato dalle prestazioni sonore che hanno i diffusori. Io vi lascio comunque il link Amazon in descrizione al video, vi ricordo che è un link affiliato, quindi se decidete di acquistare questi diffusori, anche se non ve li consiglio assolutamente, o qualsiasi altro prodotto su Amazon passando dal mio link, per voi il prezzo non cambia assolutamente, ma Amazon riconoscerà una piccola percentuale che posso utilizzare per migliorare il setup del canale YouTube. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Per voi è semplicemente un click, ma per me è molto di più, infatti capisco se i video che faccio e il tempo che impiego per fare i video è tempo ben speso oppure no. Se ti va lascia anche un commento, io cerco di rispondere a tutti i commenti e ricordati, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale. Grazie e al prossimo video.